Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto molto semplice, facile e veloce da realizzare. Sarà un progetto interamente in fettuccia, nello specifico fettuccia in velluto, che è veramente bellissima. Ora io l'ho utilizzata in nero, ma ci sono veramente tantissimi colori e potete sbizzarrirvi per quanto riguarda le pochette per queste festività o anche per le cerimonie. Ovviamente, come avrete potuto notare, è una pochette con chiusura a molla ed io ho utilizzato la versione più piccolina, però la borsa resta comunque grande perché è necessario lavorare il fondo della stessa dimensione della chiusura. E poi con un gioco di nodi ed intrecci ho creato questa tracolla. In realtà l'ha creata mio marito, però io ora devo replicarla nel tutorial. Tutti i materiali utilizzati per questo progetto sono di tutti a mano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Ora vediamo nel dettaglio cosa ci occorre e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 700 g di fettuccia in velluto, chiusura tubolare a molla da 19 cm, una tracolla oppure una corda per poter realizzare una tracolla. Io ho utilizzato questa con tutti gli strass, trovate il quantitativo preciso sullo schermo, uncinetto numero 10, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, ho già creato il gomitolo dalla rondella, quindi a questo punto siamo pronti per partire. Prendiamo la chiusura e la teniamo aperta. Andrò a realizzare un fondo più o meno delle stesse dimensioni della chiusura, quindi prendo la fettuccia, cappietto iniziale e mi avvio delle catenelle. Le catenelle ve le lascio indicate anche qui in alto sullo schermo insieme alla misura in centimetri. Ho avviato in totale 10 catenelle che corrispondono più o meno alla grandezza della chiusura, cioè alla larghezza. A questo punto procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi punto l'uncinetto nella seconda catenella dall'uncinetto e lavoro una maglia bassa. Procedo, punto l'uncinetto nella seconda catenella e lavoro una maglia bassa, e questo procedimento lo dovremo ripetere per ogni catenella sottostante. In questo modo, a questo punto cosa facciamo? Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e dovremo andare a lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a ricoprire la grandezza della nostra chiusura. Quindi tutta questa larghezza qui la dobbiamo andare a coprire, quindi andremo a lavorare tante righe fino a raggiungere la larghezza. Procedo quindi lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Procederemo in questo modo fino a raggiungere il numero totale di righe e la misura in centimetri che trovate indicata qui in alto. Ok, ho lavorato le mie righe, ho raggiunto in totale 15 cm di
larghezza. Come potete vedere sta quasi perfettamente all'interno della chiusura, manca un solo giro che andrò a recuperare proprio nel giro di rifinitura. Quindi al momento ho lavorato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giri, 10 righe. A questo punto, come facciamo in ogni angolo, andiamo a lavorare una catenella, perché qui la maglia bassa già ce l'ho, e punto l'uncinetto nello stesso punto. Quindi qui ho la maglia bassa, vado a puntare l'uncinetto nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante, quindi per ogni riga che ho vado a lavorare una maglia bassa. Punto l'uncinetto quindi nel punto successivo e lavoro una maglia bassa, punto successivo, e lavoro una maglia bassa e così via. Qui nell'angolo vado a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. In questo modo procedo poi lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante. Qui abbiamo le catenelle, quindi per ogni catenella nell'ultima catenella andiamo a ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto ora, quindi andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto e dopo andiamo a chiudere. Bene, ho terminato il giro lavorando l'ultimo punto nel punto dell'ultima riga lavorata. A questo punto faccio una catenella e vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, quindi punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella dietro in questo modo e chiudo a maglia bassissima. A questo punto facciamo una catenella, questa ci sostituisce la prima maglia bassa, e procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto, ma in ogni angolo andremo a lavorare un aumento, quindi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare all'angolo successivo. Punto d'angolo, andiamo a lavorare in questo punto 2 maglie basse, quindi una e 2, sempre nello stesso punto.
Dopodiché procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Nel prossimo angolo ripeteremo lo stesso procedimento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, e questo procedimento andrà ripetuto anche per gli altri angoli, mentre sugli altri punti andremo a lavorare una sola maglia bassa. Ultimo angolo, andiamo a lavorare l'ultimo aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Dopodiché andiamo a chiudere il giro in questo modo. Tiriamo fuori quest'asola, la allunghiamo un pochettino, entriamo con l'uncinetto. Allora, qui abbiamo la maglia bassa formata dalla catenella iniziale. Noi entriamo con l'uncinetto dal retro in quest'asola qui, nella prima asola, prendiamo il filato, lo portiamo sul retro, entriamo in questo punto che è quello dove c'è l'asola che abbiamo portato sul retro, inseriamo l'uncinetto nel cappio, tiriamo il filo ed andiamo a lavorare una catenella che ci sostituisce sempre la prima maglia bassa, quindi ogni giro sarà fatto in questo modo. In alternativa potete andare a lavorare a spirale mettendo il marcapunti nel primo punto. Quindi ora cosa facciamo? Procediamo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Nel mio caso non sono necessari ulteriori aumenti, se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente sempre negli angoli. Quindi io procedo in questo modo. Bene, ho terminato anche questo giro, lo chiudo sempre nello stesso modo, quindi allungo un po' l'asola dell'ultimo punto lavorato, inserisco l'uncinetto nella prima asola, quindi non questa perché questa risulta come prima maglia bassa, questa, inserisco l'uncinetto in questo modo, prendo l'asola che ho allungato, la porto verso l'interno, inserisco l'uncinetto qui, vedete dove ho fatto passare proprio l'asola, inserisco l'uncinetto all'interno dell'asola, tiro il filo e vado a creare la mia prima maglia bassa. Dopodiché si procede lavorando un punto per ogni punto e si chiude sempre nello stesso modo. Questo procedimento lo ripeteremo fino a raggiungere il numero di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza della borsa. Quindi in base ai vostri gusti, in base all'altezza che volete dare, lavorerete più o meno giri. Quindi raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato tutti i giri, ho lavorato 12 giri in totale ed ho raggiunto circa
20 cm di altezza. A questo punto devo andare a chiudere l'ultimo giro a maglia bassissima e vado a fare l'ultimo giro proprio che completerà la borsa a maglia bassissima in costa retro, dopodiché passeremo all'applicazione della chiusura. Io ho anche terminato la seconda rondella, quindi per chiudere il giro cosa faccio? Punto l'uncinetto nella prima asola, nella catenella che sostituisce la prima maglia bassa, entro proprio al centro e lavoro una maglia bassissima. A questo punto si procede lavorando a maglia bassissima in ogni punto sottostante, ma prenderemo solo la metà catenella retro. Quindi puntiamo l'uncinetto in questo modo, prendiamo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassissima. Così per ogni punto sottostante. Bene, a questo punto possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto dobbiamo andare a cucire la chiusura sul bordo della borsa, quindi la mettiamo sul dritto, nel senso che noi abbiamo lavorato il fondo in questo modo, quindi partendo dal lato più corto abbiamo lavorato le righe, quindi lo posiziono in questo modo e vado a posizionare la chiusura in questo modo. Una volta che l'abbiamo posizionata nel modo corretto possiamo andarla a fissare magari con una molletta, con quello che volete. Io utilizzo la fettuccia che ho tagliato prima e non dovremo far altro che andare a cucire la nostra chiusura al bordo della borsa tramite la stessa fettuccia con le maglie basse. Quindi prendiamo la fettuccia, facciamo il cappietto iniziale. Ovviamente per cucire questo tipo di chiusura ci sono diversi modi, io utilizzo questo, ma se voi conoscete altri metodi potete farlo tranquillamente, anzi se conoscete altri metodi scrivetemeli nei commenti qui sotto. Comunque parto dal lato più corto e parto da questo lato perché comunque dobbiamo andare a coprire tutta la chiusura. Inserisco l'uncinetto tra la maglia bassissima e la maglia bassa, tra le due asole, quindi inserisco l'uncinetto proprio in questo modo e vado a lavorare una maglia bassa. Punto l'uncinetto nel punto successivo, sempre in questa riga. E lavoro una maglia bassa e procederò in questo modo fino a cucire tutto questo lato, quindi devo andare a cucire tutto questo lato fino qui e poi successivamente l'altro lato. Arrivate in questo punto cosa facciamo? Passiamo direttamente al lato opposto, ma facciamo una catenella. Quindi lasciamo una catenella e poi riprendiamo a lavorare come abbiamo fatto finora anche sull'altro lato.
Quindi puntiamo l'uncinetto sempre qui in questa riga, l'uncinetto entrerà in automatico. Cucita tutta la chiusura, a questo punto possiamo tagliare la fettuccia e andare a chiudere con asola di chiusura. Questa sostituirà anche la catenella che abbiamo fatto anche sull'altro lato. E a questo punto possiamo occuparci della tracolla. Dunque, per quanto riguarda la tracolla ho a disposizione questo cordoncino con tutti gli strass che in video non rende, ma è veramente una cosa spettacolare perché alla luce brilla tantissimo, però in video non rende. Comunque ho a disposizione 3 metri, li ho messi a doppio, quindi li ho piegati. Vado ad inserire questa estremità esattamente in corrispondenza della chiusura. Inserisco nella maglia, qui ho la maglia, vedete, inserisco questo all'interno, lo faccio riuscire, poi prendo una sola maglia. Ovviamente se l'avete realizzata in cordino, mi raccomando, prendete più maglie e faccio questo nodo, quindi faccio passare tutta la corda all'interno dell'asola per bloccare il tutto. Poi cosa facciamo? Iniziamo ad intrecciare questa corda, quindi facciamo questo lavoro fino ad ottenere comunque il risultato che più ci piace. Una volta ottenuto l'effetto desiderato, facciamo entrare l'estremità sull'altro lato più o meno alla stessa altezza, quindi su questo lato l'ho fissato sulla parte davanti, su quest'altro lato la fisso sul lato dietro. Prendo sempre e solo una maglia, quindi faccio passare una parte da un lato della maglia, una parte sull'altro lato e vado a bloccare il tutto con un semplice nodo fatto bene, ovviamente. Questo poi resta fisso perché comunque con tutti gli strass non va da nessuna parte. Possiamo tranquillamente poi andare a tagliare il pezzo che avanza, oppure se andate a foderare la borsa non sarà nemmeno necessario perché tanto comunque resta coperto. Bene, una volta applicati gli accessori, questo sarà il risultato finale. Resta molto graziosa, anche se un pochino grande, però calcolate che quando utilizzate questa tipologia di chiusure il fondo deve essere necessariamente della stessa grandezza della chiusura, quindi in base alla chiusura che scegliete andrete a lavorare il fondo delle stesse dimensioni come abbiamo visto all'inizio del video. Quindi ovviamente se preferite potete anche non applicare la tracollina e indossarla a mano, però siccome resta comunque un pochino grande, magari anche un piccolo manico qui sopra starebbe bene. Io ho applicato la tracolla qui sulla parte bassa in corrispondenza della fine della chiusura, anche se si può anche applicare qui sulla parte alta, sempre mettendo un'estremità da un lato e un'estremità dall'altro. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere con un commento qui sotto, un bel pollice in su, continuate a seguirmi per non perdere tutti i prossimi tutorial sia sui social che qui su YouTube. Potete
attivare la campanella per ricevere la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial. Vi ricordo che i materiali utilizzati per questo progetto sono di tutti a mano Luisa, trovate il link nella descrizione qui in basso. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!